Quello che avete ascoltato era il suono della mia Telecaster, costruita su riedizione di una tele anni 50, quindi di uno strumento vintage, e chiaramente è stata costruita utilizzando dei legni molto stagionati e dei pick-up che restituiscano quella tipologia di sapore. Ho utilizzato un pedale che si chiama Z-Drive di Guitar Tutorials, molto clean, lineare come approccio, e dentro in una mezza barba Z35 Head, che è un amplificatore valvolare monocanale. Ho utilizzato il nuovo cavo di casa Reference, che è il RIC 00. Mi sono chiesto, quando Angelo Tordini mi ha proposto di provarlo, che tipologia di novità potesse esserci rispetto alla famiglia RIC 01, che chiaramente conosco da tantissimi anni. A prescindere dal discorso di collaborazione che mi lega a Reference da tantissimi anni, questo è un invito che faccio a voi ancora di più di andare a fare queste tipologie di test dal vivo. Infatti il motivo di questa breve testimonianza che vi lascio è proprio per riflettere su questo tema, perché credo che attualmente purtroppo su YouTube tante sfumature, su Facebook tante sfumature siano difficili da cogliere quando parliamo appunto di dettagli importanti come quelli dei cavi. Però posso dirvi sicuramente una cosa, che allora uno strumento vintage come può essere la mia Telecaster di concezione è uno strumento molto più aperto agli estremi di banda, è uno strumento molto più crudo e nudo magari di uno strumento più moderno, che è molto più ottimizzato nelle scelte di legni, pick-up e diciamo elettroniche in generale, quindi magari è uno strumento che può essere più editato tra virgolette sul piano della configurazione. Uno strumento più vintage invece nasceva diciamo tutto aperto, ok? Quindi è stato interessante secondo me capire come con questo cavo io abbia avuto un suono molto aperto sulle alte ma non assolutamente harsh, quindi che è un rischio molto facile in cui si può incorrere quando si utilizza per esempio una tele, che è uno strumento di per sé molto in the face come approccio. Ecco, questo cavo mi ha dato proprio l'impressione di prendere il meglio degli estremi di banda dello strumento e restituirmeli davvero sinceramente, e di gestire la presenza della parte alta in un modo veramente interessante, perché secondo me appunto c'è tanta informazione sulle frequenze alte ma non c'è harshness, quindi non c'è fastidio, non ci sono note, frequenze che ci danno fastidio. Quindi secondo me un po' questa è la chiave di questo cavo, che secondo me appunto è più consigliato per la tipologia di strumenti vintage, proprio perché è un cavo che restituisce il 100% dello strumento, secondo me, e va a filtrare meno. Quindi sicuramente la domanda che voi vi farete: ma rispetto al RIC 01 sono due cavi diversi. Questo qui è più concepito proprio per lavorare full range, quindi agli estremi di banda, quindi cambiano un po' le medie e secondo me sono più adatte a strumenti così aperti, e ovviamente appunto cambiano gli estremi di banda, quindi il suono si allarga. Ecco, secondo me questa è una breve panoramica di questo cavo, e mi sono sentito di fare questa testimonianza proprio perché secondo me è importante riflettere sul ruolo che il cavo ha sul nostro suono e su quanto un oggetto come questo, che è il primo elemento della nostra catena, sia fondamentale per riuscire a trasmetterci tutti i dati del nostro strumento senza perderli appunto nel primo step, perché ovviamente se li perdiamo nel primo step dopo sarà quasi impossibile recuperarli. Quindi il mio invito è di andarlo a provare sicuramente in tutti i negozi che hanno Reference, e sono tanti, oppure contattare direttamente Reference. Secondo me è interessante prendere informazioni su questo cavo e provarlo, perché credo che possa fare molta differenza in determinati setup. Grazie per essere stati con me e fatemi sapere cosa ne pensate. Io intanto vi lascio con il RIC 00 e ci vediamo al prossimo video.